Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 40. Teseo. Le prime avventure. Un paio di puntate fa, all'interno del secondo episodio sulla vita di Medea, ti ho parlato di Teseo. In quell'occasione abbiamo saputo che cosa è capitato ad Atene al suo arrivo e di come Medea attenta alla sua vita. In questa puntata ti propongo la gioventù e le prime imprese di Teseo, in modo da terminare il quadro di questo affascinante personaggio della mitologia. Darò per ascoltata la parte raccontata in quell'episodio, per cui ti invito ad andare ad ascoltarlo per primo, se già non lo avessi fatto, per godere del racconto nella sua integrità. Come in altre occasioni ti avviso, nella puntata di oggi vengono raccontate azioni di turpe violenza agite dagli avversari di Teseo. Ti invito ad ascoltare il racconto per valutare se sia il caso di proporlo poi ai più piccoli. Teseo è figlio di Etra, principessa di Trezene, e di Egeo, re di Atene. Per una serie di circostanze, Egeo torna ad Atene senza sapere di aspettare un bimbo dalla bella principessa, con la quale ha trascorso una unica notte d'amore. Etra, quella stessa notte, si è anche congiunta con Poseidone. Il bimbo che mette al mondo ha due padri, che però divengono uno in quanto Poseidone rinuncia alla paternità del piccolo in favore di Egeo. La vita del bimbo è in pericolo. I nemici di Egeo, se venissero a conoscenza della sua esistenza, non ci metterebbero molto ad uccidere madre e figlia. Teseo perciò vive nascosto e il nonno, re Epitteo di Trezene, fa spargere la voce che egli sia figlio di Poseidone. Come ricorderai, Egeo non viene avvertito della nascita del piccolo, per cui grande sarà la sorpresa quando lo potrà abbracciare. La prima impresa Teseo la compie a soli 7 anni. Eracle è ospite nella reggia di Pitteo a Trezene. Nel salone da pranzo entrano i fanciulli del palazzo. Proprio in quel momento, per star seduto più comodo, Eracle si toglie di dosso l'invulnerabile pelle del leone di Nemea che gli fa da mantello e la getta distrattamente su uno sgabello. La pelle si gonfia nel volo e per un attimo pare a tutti i bambini che un leone stia facendo un balzo. Urla disperate di paura riempiono l'aria e i bimbi fuggono via, spaventatissimi. Tranne uno, il più piccolo, che rimane fermo, con gli occhi fissi sul leone, a gambe aperte, brandendo una ascia che ha strappato da un ceppo, pronto ad affrontare un vero leone. Teseo. A 16 anni Teseo si reca a Delfi e consacra ad Apollo la sua prima ciocca virile. Egli si rasa tuttavia soltanto la parte anteriore del capo, come gli arabi e i misi o gli abanti dell'Eubea. Costoro, in questo modo, privano i nemici di un notevole vantaggio nel combattimento corpo a corpo. Come sappiamo, raggiunta l'età per mettersi in viaggio, Teseo si incammina verso Atene per incontrare il suo vero padre,
re Egeo. Lungo la strada, Teseo comincia a fare i conti con il proprio carattere e con la propria natura semidivina. Per prima cosa devi sapere che Teseo, al contrario di molti altri eroi o semidei, non è un attaccabrighe, ma se trascinato in uno scontro non si tira certo indietro. Tiene per sé una norma che ha imparato dallo zio Eracle. Si vendica di chi lo molesta ripagando con la stessa moneta, secondo il merito. Nella località di Epidauro, famosa ancora oggi per il suo splendido teatro, Perifete, lo zoppo, sbarra la strada a Teseo. Questo personaggio, per alcuni figlio di Dedalo il fabbro, per altri del dio Efesto e di Anticlea, madre di Ulisse, passa il tempo a sfidare e ad uccidere i viandanti con la sua enorme mazza di bronzo. Ma la sorte gli incorre quando obbliga Teseo ad affrontarlo, piombandogli addosso, roteando la clava di metallo. Il nostro eroe agilmente riesce ad evitare i suoi colpi, gli sfila la mazza di mano e con quella stessa arma lo percuote a morte. Perifete, lo zoppo, è ritenuto dai più figlio di Efesto proprio a causa della sua zoppia. Il dio metallurgo, infatti, è zoppo nella iconografia del mito. I fabbri, nell'antichità, secondo alcune fonti, venivano spesso azzoppati ritualmente. In ogni caso, questa primissima sfida fa ottenere a Teseo una grande mazza di bronzo, con la quale girerà il mondo e grazie alla quale non mancherà mai un bersaglio. Anche qui, dal punto di vista delle correlazioni, la mazza di bronzo di Teseo è un chiaro richiamo a quella brandita da Eracle. Il viaggio di Teseo continua e incontra, sulla sua strada, tipi davvero poco raccomandabili, che ingannano i viandanti o li attirano in sfide impossibili, pare solo per il gusto di ucciderli. Nel punto più stretto dell'Istmo di Corinto vive un altro bandito, Sini, detto Piziocante, ovvero colui che piega i pini. Tale è la sua forza che riesce a piegare appunto i pini fino a far toccare la punta a terra. Il suo strano passatempo è di chiedere aiuto ai passanti che, ignari della sua cattiveria, ben si prestano a dargli una mano. Al malcapitato, Sini pone in mano la punta del pino piegato, chiedendogli di stringerla più forte che può. Una volta assicuratosi che il poveretto tenga ben stretta la punta del pino fra le braccia, Sini, il malvagio, lascia andare il pino, che come una catapulta scaraventa lontano verso morte certa il povero infelice. Non bastasse, piegando 2 alberi alla volta, riesce a squartare altre vittime. Teseo, avvicinato da Sini, sfugge alle sue trappole, lotta con il bandito e lo punisce, facendogli fare la stessa fine delle sue vittime. Una bella fanciulla esce dalla casa di Sini e si inoltra in un boschetto di giunchi e di asparagi. Teseo la trova mentre, piangendo, invoca le piante di occultarla per salvarla dal suo inseguitore. Teseo la rassicura che non le farà alcun male e la giovane si mostra uscendo del suo nascondiglio di fortuna, confessando di essere figlia di Sini e di aver nome Perigune. Ella, ma guarda un po', si innamora di Teseo e non lo biasima per averle ucciso il padre, del quale Perigune non condivideva la terribile e inumana condotta. Perigune genera un figlio a Teseo, Melanippo. Il nostro eroe la darà poi in sposa ad Eioneo, Lecalia.
Sempre sulla strada verso Atene, Teseo libera la località di Cromio da una terribile e mostruosa scrofa, alcuni dicono figlia di Tifone e di Echidna, scrofa che uccide abitanti e passanti, tanto che nessuno a Cromio esce più di casa. Lungo la strada costiera Teseo incontra Scirone. Quest'altro bel tomo sta seduto sulle rocce scoscese che danno su uno strapiombo sul mare e obbliga i passanti a lavargli i piedi. Una volta terminato il lavaggio, con un calcio, Scirone scaraventa il malcapitato giù dallo strapiombo, nel mare. Qui vive una gigantesca testuggine che divora la vittima di Scirone. Teseo si inginocchia davanti a lui, ma si rifiuta di lavargli i piedi. Anzi, prendendo Scirone proprio per i piedi, fa fare a lui il mortale volo verso la testuggine. Più avanti combatte con Cercione, che è uso stritolare i passanti. Lo solleva da terra e lo fa rovinare sulla testa, uccidendolo. Allontanerà dal mondo dei vivi pure Polipemone, detto Procuste, padre di Sini, che si diverte ad amputare gli arti dei passanti per poi ucciderli, ripagandolo con la stessa moneta. 2 parole su questo bandito. Abbiamo ereditato un modo di dire che però al giorno d'oggi è ormai desueto. Dormire in un letto di Procuste, infatti, non si sente più molto in giro. Sta a significare che si vive una realtà estremamente scomoda a causa di un pensiero, di una preoccupazione, di solito legati a una situazione cui ci si deve forzatamente adattare. È un modo di dire che deriva proprio da questo episodio della mitologia. Procuste, infatti, ospita i passanti offrendo loro un giaciglio. Possiede 2 letti, uno corto e uno lungo. Sistema le persone alte in quello corto e le persone di bassa statura nell'altro. Lega i malcapitati al letto e poi sloga gli arti delle persone basse per far raggiungere loro la, misura ideale, o amputa loro gli arti, come ti dicevo nell'altro caso. Dormire in un letto di Procuste è un'esperienza che non si augura a nessuno. Ritornando al nostro eroe, come avrai capito, Teseo più che la forza usa l'astuzia nel combattimento. È infatti ritenuto il padre fondatore della lotta codificata in uno sport, attività sconosciuta al suo tempo. Ma eccolo arrivare finalmente ad Atene. Dopo essersi fatto purificare per il sangue versato, con una lunga veste bianca e i capelli finemente intrecciati, Teseo fa il suo ingresso nella grande città. Passa davanti ad un tempio in costruzione dedicato ad Apollo. I muratori che stanno lavorando, vedendolo passare così vestito e delicatamente agghindato, lo scambiano per una fanciulla. Cominciano a commentare ad alta voce e poi, con tono impertinente, chiedono come mai se ne vada in giro non accompagnata. Senza nemmeno proferire una parola, Teseo stacca un bue dal carro dei muratori e lo lancia in aria, ben più in alto del tetto del tempio. La piazza ammutolisce. I muratori con gli occhi bassi riprendono a lavorare pian piano, come al rallentatore ognuno riprende la propria attività. Teseo si allontana dal tempio, senza notare che tra la folla una donna ha assistito alla scena e rimane impietrita, immobile, a fissarlo. È la regina di Atene, Medea, che lo ha riconosciuto come l'ignoto figlio di Primoletto di re Egeo. E Medea, come ben sai, conosce pochi modi
per rimuovere gli ostacoli che le si parano dinanzi. Teseo dovrà morire. Hai appena ascoltato il podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.